bentornati su Katy & Me, io sono Katy ed oggi andremo a realizzare insieme una nuova borsa, ovvero la borsa Nives che avrete visto in anteprima, ed è praticamente lei, un modello obo bag veramente carinissimo che non può assolutamente mancare nella vostra collezione di borse. Ultimamente vi sto portando diverse proposte per obo bag, ma calcolate che è il trend del momento. Se andate a vedere i più famosi brand hanno almeno una borsa con questa forma. Per questo progetto ho utilizzato tutti i materiali di Borboli Pazzi e nel box informazioni qui in basso potete trovare il link diretto al sito gomitoli.com dove potrete acquistare il kit materiali completo, ovvero tutto il necessario che serve per realizzare questa borsa, ed è esattamente quello che vi ho mostrato nel mini video di qualche giorno fa. E il kit comprende nello specifico il filato, quindi una rocca di Indalux nella colorazione 7 che è un grigio con lurex bronzo, quindi molto particolare e brillantissimo, a cui è abbinato un manico intrecciato, ovviamente quello che realizzano direttamente loro, nella stessa colorazione del filato scelto ovviamente. Ed oltre a questo avremo anche una cerniera da 30 cm e due ponticelli per agganciare il manico in questo modo. Per l'acquisto del kit è disponibile un codice sconto del 30% valido fino a domenica compresa ovviamente, e ve lo lascio indicato qui in basso oppure lo trovate nella descrizione del video, ed è Katy Nives. Quindi se volete realizzare questa borsa mi raccomando approfittate di questo sconto. Comunque è una borsa molto semplice, è facilissima. Se non fosse stato per tutte le clip che devo registrare l'avrei tranquillamente terminata in un giorno. Ho applicato la cerniera, vi ho spiegato come applicarla, ovviamente a grandi linee perché comunque io non sono esperta, ma cerco di condividere con voi tutti i metodi che utilizzo. L'ho foderata, vi ho spiegato anche come foderare questo progetto, ma è una classica fodera a pannello, infatti da questo progetto ci ricaverò il tutorial specifico per la fodera, quindi mi raccomando restate sintonizzate perché so che lo cercate. E nulla, comunque vedremo tutto durante il tutorial perché vi ho spiegato tutto passo passo come sempre. A questo punto non ci dilunghiamo e passiamo subito al tutorial di oggi. Partiremo avviando delle catenelle. Le catenelle che avvieremo comprenderanno sia la parte frontale che retro della borsa. Poi il pannello, una volta terminato, andrà piegato a metà, quindi se volete realizzare la borsa più grande o più piccola andate a raddoppiare l'altezza che volete ottenere per la vostra borsa e la misura in centimetri l'andrete a trasformare in catenelle. Per questo progetto avvierò il numero di catenelle che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi partiamo con il cappietto iniziale e ci avviamo le nostre catenelle. Bene, ho avviato 70 catenelle che corrispondono a circa 46 cm. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare indietro a maglia bassa. Quindi facciamo una catenella in più per girare il lavoro e non andiamo a lavorare nelle catenelle in questo modo, ma andiamo a prendere tutte queste asoline che abbiamo qui dietro, precisamente queste qui. Quindi poi rimane la catenella libera e possiamo andarci a lavorare in un secondo momento. Tutte queste asoline che vedete qui le dobbiamo andare a lavorare a maglia bassa. Quindi puntiamo l'uncinetto nella prima, in questo modo, e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo in questo modo per tutte le asoline che abbiamo lungo la catenella. Mi raccomando, dobbiamo ottenere lo stesso numero di punti,
Quindi io ho avviato 70 catenelle, ne ho aggiunta una per girare, quindi in totale dovrò avere 70 punti di base. Ok, una volta terminata questa riga dobbiamo iniziare con le diminuzioni sia su un'estremità che sull'altra, quindi voltiamo il lavoro e partiamo subito con la prima diminuzione. Facciamo una catenella e per fare la diminuzione ad inizio riga andiamo a saltare direttamente il primo punto, quindi questo qui è il primo punto, lo saltiamo e andiamo direttamente nel successivo. Cosa faremo però? Andremo a lavorare a maglia bassa in costa retro. Quindi invece di prendere tutta la catenella prendiamo solo la metà catenella retro in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo in questo modo per tutta la riga, ma calcoliamo che a fine riga dobbiamo andare a lavorare una diminuzione come abbiamo fatto all'inizio. Quindi procediamo in questo modo. Bene, a questo punto andiamo a lavorare la diminuzione, quindi entriamo nel penultimo punto, prendiamo il filo, non chiudiamo, entriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo e a questo punto andiamo a chiudere tutte e tre le asole insieme, in questo modo. Voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e dovremo ripetere lo stesso procedimento. Quindi dovremo andare a lavorare una diminuzione ad inizio e fine riga, quindi stesso procedimento dell'ultima riga lavorata per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente in questo totale di righe è compresa anche quest'ultima che abbiamo lavorato. Quindi salto il primo punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa in costa retro e procedo così per tutta la riga. Ultimi due punti andiamo a lavorare la diminuzione, quindi entro nel penultimo punto, prendo il filo, non chiudo, entro nell'ultimo punto, prendo il filo e vado a chiudere tutte e tre le asole insieme. In questo modo volto il lavoro, faccio una catenella e ripeto fino a raggiungere il totale di righe che trovate indicato qui in alto. Bene, una volta lavorate tutte le righe di diminuzioni, questo sarà il risultato. Vediamo quanto abbiamo raggiunto in centimetri. Siamo a 9 centimetri e mezzo ed ora facciamo un recap di quello che abbiamo fatto finora. Allora, abbiamo avviato le nostre catenelle ed abbiamo fatto la prima riga a maglia bassa, quindi questa è la prima riga di maglia bassa. Siamo partiti comunque con 70 punti di base, dopo abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 righe con
le diminuzioni, quindi facendo una diminuzione ad inizio e fine riga, e siamo arrivati ad avere 46 punti di base. A questo punto cosa facciamo? Procediamo per un tot di righe lavorando i punti come si presentano, quindi non andremo a fare altre diminuzioni, voltiamo il lavoro e si procede lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Comunque questo è il risultato che stiamo ottenendo, vedete la parte stondata. Ora andremo a fare la parte centrale e poi infine la parte finale, dove dovremo ottenere lo stesso effetto a specchio, ma ci arriviamo pian piano. Facciamo una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Questo procedimento ovviamente lo ripeteremo per il numero totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ok, terminata la riga, come avrete notato abbiamo lavorato tutti i punti. A questo punto voltiamo il lavoro e si procede nello stesso modo, quindi continueremo così per il totale di righe che vi ho indicato. Bene, ho lavorato anche tutta la parte centrale, nello specifico ho lavorato 16 righe che corrispondono a 11 centimetri. Quindi io qui ho messo il marcapunti per segnare, diciamo, l'ultima riga con le diminuzioni, dopodiché, come ho detto prima, abbiamo 16 righe tutte a maglia bassa in costa retro senza fare nessuna diminuzione o aumento. A questo punto dobbiamo andare a creare questa parte a specchio. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a fare un aumento ad inizio e fine riga, quindi voltiamo il lavoro, facciamo la catenella per alzare il lavoro, andremo comunque sempre a lavorare a maglia bassa in costa retro, quindi punto l'uncinetto nel primo punto, prendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa. Devo fare l'aumento, quindi all'interno dello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia bassa, dopodiché procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto e nell'ultimo punto vado a ripetere lo stesso procedimento, ovvero 2 maglie basse all'interno dello stesso punto, quindi un altro aumento. Ultimo punto, quindi andiamo a lavorare l'aumento, una maglia bassa e un'altra maglia bassa all'interno dello stesso punto, in questo modo. A questo punto voltiamo il lavoro e dovremo ripetere lo stesso identico procedimento, quindi un aumento ad inizio e fine riga, e questo procedimento andrà ripetuto per lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato nella parte delle diminuzioni. Quindi catenella iniziale, andiamo a fare un aumento nel primo punto, quindi 2 punti, 2 maglie basse nello stesso punto, poi si procede lavorando una maglia per ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo punto. E andiamo a fare l'aumento nell'ultimo punto, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto.
Andremo a ripetere questo procedimento, come vi ho detto, per lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato anche nella parte delle diminuzioni, ma tranquille perché lo troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi procediamo in questo modo e ci vediamo al termine delle righe. Bene, ho lavorato le 12 righe di aumenti, le stesse 12 righe le abbiamo anche nella parte delle diminuzioni, adesso non ci resta che andare a lavorare l'ultima riga a maglia bassa in costa retro punto per punto, quindi lavorare i punti come si presentano, perché qui abbiamo fatto le catenelle iniziali, abbiamo fatto una riga di maglia bassa e poi siamo partiti con le 12 righe di diminuzioni. Quindi per ottenere lo stesso numero di righe dobbiamo andare a fare un'ultima riga lavorando i punti come si presentano. Quindi io qui ho ottenuto lo stesso numero iniziale di punti, ho 70 maglie basse. Ora volto il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, la prendo sempre in costa, quindi punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella al retro e lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante. Terminata la riga, a questo punto procederemo lavorando in tondo per andare a rifinire tutto il bordo del pannello. Quindi mi ritrovo qui, faccio una catenella e lavoro una maglia bassa nello stesso punto di base, però vado a prendere tutta la catenella, quindi entro prendendo entrambe le asole in questo modo e lavoro una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa per ogni riga di lavorazione che ho sottostante, quindi ora vado a puntare in uncinetto esattamente nella riga successiva, inserisco l'uncinetto prendendo l'asola della maglia sottostante in questo modo e lavoro una maglia bassa. Riga successiva, entro prendendo le asole esterne della maglia e lavoro una maglia bassa. Riga successiva, prendo le asole esterne e lavoro una maglia bassa e così via per tutto il bordo. Quindi dovrò lavorare una maglia bassa lungo tutto questo bordo fino ad arrivare qui dove andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Poi procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto. Ripeteremo qui lo stesso procedimento, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa per ogni punto sottostante. Qui ripeteremo lo stesso procedimento, quindi una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Poi andremo a fare un'ulteriore riga di lavorazione qui, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Andremo poi a chiudere in questo punto. Qui ho terminato il giro, vado ad inserire l'uncinetto all'interno della catenella qui,
lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Questa volta lavoro maglie basse prendendo tutta la catenella. Lavoro una maglia bassa fino ad arrivare al prossimo angolo. Come vi ho già detto, qui faremo l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa per ogni punto, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa in questo angolo, poi di nuovo una maglia bassa per ogni punto. Qui andremo a chiudere il giro. Scusate se sono stata ripetitiva, però è sempre meglio ripetere. Quindi continuiamo in questo modo e poi ci vediamo al termine del giro. L'ultimo punto non lo lavoriamo, ma sarà sostituito dall'asola di chiusura, quindi possiamo tagliare il filo e chiudiamo con asola di chiusura. Questo sarà il risultato finale. Il procedimento che dobbiamo fare ora è quello di andare a foderare il progetto. Quindi a questo punto non dovremo fare altro che andare a ritagliare un pezzo di tessuto delle stesse dimensioni e forme del nostro pannello. Ovviamente lasceremo sempre un margine di 2 cm almeno per lato, e quello poi comunque ci servirà per le cuciture. Quindi in questo caso posiziono il pannello sul tessuto e vado a ritagliare un rettangolo che poi sagomerò in base alla forma che ho sul pannello. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a posizionare il tessuto sul nostro pannello. Dovrei anche stirarlo, ma sinceramente non ne ho voglia. Quindi inizio con le piegature. A questo servono i margini che lasciamo in più. Iniziamo a spillare lungo tutto il bordo. Ovviamente lasciate queste maglie libere perché dopo dobbiamo andare a chiudere la borsa. Quindi io mi tengo sempre sotto l'ultima riga di maglia bassa. Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato e poi passiamo alle parti stondate. Io qui devo andare a togliere un po' di eccesso. Qui nella parte più stondata andiamo a fare dei taglietti. Ovviamente se il pannello è dritto non sarà necessario, ma quando le parti sono curve vanno fatti dei taglietti per rendere meno difficoltosa l'applicazione della fodera. Ok, più o meno in questo modo. Come vi ho detto non sono esperta, quindi in base a quello che so fare mi adatto, ma direi che può andare.
Ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Una volta fissato il tessuto possiamo procedere con la cucitura, quindi cerniamo diago e filo, andiamo a bloccare il filo sulla parte ad uncinetto e poi iniziamo a cucire. Come vi ho detto, andiamo a fissare il filo esattamente sulla parte ad uncinetto da dove vogliamo iniziare a cucire. Io di solito lo fisso così. Poi inizio a prendere un po' di tessuto e prendo un pezzettino di parte ad uncinetto, diciamo. Tessuto e parte ad uncinetto, faccio comunque dei piccoli punti perché altrimenti si intravede troppo il filo. E procedo così per tutta la fodera. Entro proprio nel bordo del tessuto, non troppo in basso, proprio devo prendere proprio un pizzichino di tessuto e poi entro nella parte ad uncinetto. Ci vuole comunque tantissima pazienza. Bene, una volta foderato tutto il pannello, a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a piegare il pannello a metà, ma non sulla parte dritta, bensì avendo il rovescio, la parte interna, verso di noi in questo modo, perché dobbiamo andare a chiudere i laterali e lo faremo all'uncinetto. Quindi pieghiamo perfettamente la nostra borsa e con l'utilizzo di marcapunti andiamo a fissare i punti che si trovano esattamente nell'angolo. Facciamo ovviamente combaciare tutti i punti perché dovremo andare a cucire punto per punto, quindi ci assicuriamo di avere lo stesso numero di punti da entrambi i lati e poi andiamo a fissare il marcapunti. Questo procedimento lo faremo su entrambi i laterali della borsa. Ovviamente se non avete i marcapunti potete utilizzare anche delle graffette. Una volta fissati i marcapunti iniziamo la nostra cucitura, quindi abbiamo piegato a metà il nostro pannello, prendiamo lo stesso cordoncino che abbiamo utilizzato per realizzare la borsa, facciamo un cappietto. Sto utilizzando lo stesso numero di uncinetto, ho solo cambiato uncinetto, è sempre il numero 4. Tengo il filo sull'uncinetto e vado ad inserirlo prendendo le metà catenelle esterne dei punti, sia da un lato che dall'altro. In questo modo io sto entrando prendendo la metà catenella esterna e la metà catenella esterna del punto frontale, in questo modo. Ora cosa faccio? Vado a lavorare una maglia bassa. Procedo, punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna di entrambi i punti e lavoro una maglia bassa.
Vi consiglio di lavorare la maglia bassa perché in questo modo poi una volta rovesciando il lavoro otterremo un po' di profondità. Quindi procediamo in questo modo lavorando punto per punto. Fino all'angolo superiore. Ok, sono arrivata al marcapunti, ovviamente devo lavorare anche quest'ultimo punto. Ed ora vado a fare una maglia bassissima nel punto successivo, cioè nei punti successivi, quindi prendo solo la metà catenella esterna di entrambi i punti, chiudo a maglia bassissima, a questo punto taglio il filo e lo vado a bloccare tra le maglie. Ripeteremo lo stesso identico procedimento anche sull'altro lato. Bene, una volta cuciti entrambi i laterali non ci resta che capovolgere il progetto, quindi portare il dritto verso l'esterno. E come potete vedere si è creata questa profondità. Qui poi andremo ad applicare i ponticelli per il manico, ma adesso dobbiamo andare a cucire la cerniera, che è un altro passaggio un pochino complicato, ma cerchiamo di semplificarlo. Bene, ho fissato questa prima parte, io per comodità mi vado a cucire prima questa parte, poi blocco l'altra parte e la vado a cucire. Ovviamente se voi siete abituate in un altro modo o siete più esperte e avete altri metodi, seguite i vostri metodi ovviamente. Quindi come ho fatto per la fodera, vado a bloccare il filo e poi vado a cucire entrando ed uscendo sia dalla lavorazione ad uncinetto che dalla cerniera. Quindi blocco il filo in un punto nascosto all'interno della borsa ed inizio a cucire. Vado a bloccare innanzitutto questa parte all'interno. Vi ricordo che non sono esperta, quindi state all'ascolto, non giudicatemi. Ovviamente sto entrando ed uscendo sia dalla parte della cerniera che dalla parte all'uncinetto, ma ovviamente sto cercando di fare dei punti nascosti, quindi qui fuori non si deve vedere assolutamente nulla. Se preferite potete utilizzare anche del filo di nylon, quello più sottile, così non si vedrà assolutamente nulla né all'interno né all'esterno. Quindi andiamo a cucire tutto in questo modo. Terminata la cucitura del primo lato andiamo a bloccare il filo, ci riagganciamo con un nuovo filo e andiamo poi a bloccare anche l'altro lato della cerniera. Dunque ho fissato anche l'altra parte con la cerniera chiusa. Ovviamente poi prima di andare a cucire dobbiamo provare se la cerniera si apre. Io ora faccio un po' di fatica perché comunque ho gli spilli di mezzo, ma sembra che vada bene.
Quindi blocco il filo e vado a cucire anche questa parte, man mano poi mi apro la cerniera. Bene, ho terminato di cucire tutta la cerniera, a questo punto blocco il filo e lo vado poi a tagliare ovviamente. E anche questo passaggio è terminato. A questo punto dobbiamo applicare i ponticelli e alla fine il manico ed avremo terminato. Lo applicheremo sul laterale della nostra borsa. Io ho il ponticello con le alette, quindi devo solo andare ad inserire le alette all'interno della lavorazione, proprio dove si vede questa cucitura qui. Questa cucitura qui è esattamente il centro, è proprio la cucitura del laterale, quindi noi andiamo a far entrare le alette del nostro ponticello esattamente all'interno, lo facciamo passare tra le maglie, ovviamente lo mettiamo sulla parte più alta possibile, quindi qui. Una volta che sono entrate le alette all'interno, io ora non riesco a farvi vedere, vedete qui ho le alette, andiamo ad inserire la griglietta in questo modo e si vanno a piegare le alette. A questo punto non ci resta che applicare il manico con i pratici moschettoni che sono già agganciati. Ed avremo terminato. Come avrete notato resta un progetto molto semplice tralasciando la cerniera, che comunque è un passaggio che potete variare se non siete proprio pratiche. Magari invece di mettere la cerniera potete creare una patellina e applicare una chiusura a cartella o addirittura una chiusura magnetica, che è ancora più semplice da applicare. Ma secondo me potreste provare ad applicare la cerniera, perché se ci sono riuscita io ci riuscirete tranquillamente tutte, basta un pochino di pazienza. Bene, una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Io sono sempre super soddisfatta, in questo caso ancora di più perché è proprio il risultato che volevo ottenere. Quindi a questo punto tocca a voi realizzare la vostra personale Nives. Vi ricordo che sull'acquisto del kit è disponibile un codice sconto del 30% valido fino a domenica, ve lo lascio indicato qui, e che trovate il link diretto al sito gomitoli.com per acquistare appunto il kit necessario per realizzare la vostra borsa, quindi il kit materiali completo. Vi consiglio assolutamente di approfittarne perché è una buonissima offerta. A questo punto continuate a seguirmi anche sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!